Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Toro, tendenze energetiche disponibili per i prossimi 10 giorni. Ruota della fortuna, amici del Toro, cambi improvvisi. Di solito con la ruota della fortuna sono cambi molto positivi, potrebbe essere una vincita di denaro, potrebbe essere un'occasione importante che vi si presenta, una promozione, un aumento di stipendio, un regalo che vi viene fatto, insomma è una buonissima carta per questo periodo. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare ascendente o segno lunare. Ho pubblicato una guida per capire come integrare questi due oroscopi e trovate il link sotto nella descrizione. E sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate e i link ai videocorsi gratuiti, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Andiamo a vedere questa bellissima ruota della fortuna. Allora, ragazzi, partiamo dalla giustizia. Abbiamo l'imperatrice. Due di spade. 5 di coppe. Sacerdotessa, la forza e 8 di pentacoli. Non sono male. Allora, così d'entrata ho la sensazione che ci sia stato come un accordo, può essere anche un contratto, potrebbe essere un qualche tipo di nuova regola che è entrata nella vostra vita o una nuova regolarità che è entrata nella vostra vita. E ho come la sensazione che all'inizio facciate un po' fatica ad abituarvi a, diciamo, far fluire le cose. Andiamo a vedere la giustizia. Mago. Fante di spade. Può essere una nuova collaborazione, può essere un nuovo dipendente, può essere un nuovo progetto. E sì, questa giustizia ce la vedo come se fosse un decreto, un qualche cosa che potrebbe anche non essere burocratico, però proprio un decreto del tipo da oggi mi comporto così e faccio delle azioni per comportarmi in quel modo. È una carta che comunque parla di regole. Andiamo a vedere l'imperatrice. Regina di bastoni. Re di pentacoli. Ah no, ce ne sono ancora. 5 di pentacoli, re di pentacoli, 2 di coppe. Mm. Se fosse un contratto di una collaborazione, potrebbe essere con qualche socio finanziatore. Andiamo a vedere il 2 di spade. Regina di spade e sole. Sì, guardate, la giustizia può essere ehm, fastidiosa da adattare in questo periodo, però è proprio quello di cui avete bisogno, perché fare le cose con una certa regolarità o in modo regolare o in regola vi dà la possibilità di esprimere meglio voi stessi, di dire qual è la vostra vera verità, di avere le idee più chiare. Andiamo a vedere il 5 di coppe.
Io non vorrei che qualcuno qui avesse dovuto investire dei soldi e non vedendo i risultati aspettati si disperasse un po' perché pensa di averli persi, ipotesi. Allora, 5 di coppe spiegato da un 8 di coppe, dal carro, da un 5 di bastoni e da un 3 di bastoni. Sì, potrebbe essere un investimento magari poco produttivo, un investimento magari non proprio ben ponderato e questo ehm, vi getta un po' nella tristezza, mi viene da dire, ma io non sento che sia così negativo, cioè è più il vostro modo di pensare che non quello che il progetto non funzioni in realtà. È chiaro, ci vuole un attimo di rodaggio, cioè quando si parte con un'attività normalmente quello che consigliano è di avere almeno 6 mesi di liquidità pronte per sostenere le spese nel caso in cui nei primi 6 mesi non si incassi. Quindi bisogna avere un buon polmone per partire e non essere subito zoppicanti. Andiamo a vedere la sacerdotessa, perché anche la sacerdotessa mi dice di guardare a lungo periodo. E poi mi viene anche da dire, quello che è fatto è fatto. È inutile star lì a, a dirsi se avessi fatto, se avessi detto, perché non ho pensato così. Ok, 4 di spade e cavaliere di pentacoli. Sì, è come se fosse in una fase di percezione, mi verrebbe da dire. Anche il 4 di spade è una di quelle carte che indica un momento di ritiro spirituale. Anche qui avete l'8 di coppe, la carta del ricercatore. Qui effettivamente avete il carro, che è una carta che si muove, che prende scelte, che prende decisioni. Credo che qui, a parte, guardate, le carte proprio più pesanti, almeno fino adesso, sono questo 5 di pentacoli e un po' il 5 di coppe. Però è un nuovo inizio, secondo me, sono come dei nuovi contratti o delle nuove regole che hanno bisogno mm, di rodare. Come vi spiego? Fate attenzione se in questi 10 giorni dovete firmare contratti perché c'è sia la giustizia che il 5 di pentacoli, potrebbe esserci qualche spesa imprevista, mi viene da dire, o qualche soldo di più da dover spendere. Andiamo a vedere la forza. Uh, 9 di pentacoli, asso di pentacoli, torre e ruota della fortuna, ragazzi, ma cosa volete di più? Secondo me una volta che romperete questi schemi di comportamento, vi toglierete i dubbi, guardate, ci sono solo carte di pura abbondanza, la forza, il coraggio di affrontare una scelta, di andare verso la vostra direzione. C'è un asso di pentacoli, qui avevamo un mago, qui può essere un contratto che inizia o di cui si parla, un accordo, come avevo anche detto, e diciamo che alla fine di questo periodo ci potrebbe essere proprio come l'inizio. Vi dico, avete 2 volte la ruota della fortuna e un asso di denari, quindi non vi nego che se per caso fosse una vendita, potreste pentirvi di aver venduto ad un prezzo più basso, ipotesi, però, e quindi è lì che io vedrei la perdita, però in realtà sono soldi che arrivano subito, che arrivano accompagnati magari anche da altre, come vi posso dire, altre occasioni, da altre opportunità. Non lo so, avete un'azienda da vendere, vi vendono l'azienda e poi oltre ai soldi che vi danno per l'acquisto vi dicono allora ascolta, se ci fai, non so, consulenza per un anno, ti paghiamo il tempo, in più ti diamo un 5%, ecco, per esempio. Quindi non è solo la vendita in sé, ma arriva anche altro. E difatti poi terminiamo con un 9 di scusate, un 8 di pentacoli che mi parla di lavoro, di costanza, di un qualche cosa che arriva e che secondo me resta. Guardate di nuovo 8 di pentacoli e fante di pentacoli. Mm?
Inizia qualche cosa nuova, di nuovo a livello lavorativo, a livello di progetti, a livello di potrebbero anche essere viaggi. Soprattutto, siccome qui avete tante carte di scelta, può essere che effettivamente decidiate di effettuare una scelta importante, che con la torre, datemi una carta per la torre, fante di... Eh sì, è come se iniziasse a vedere un po' di più per voi, come quest'idea. Perché nella situazione iniziale è come se diceste sì, ok, va bene, poi dopo un po', ma no, aspetta, che cosa ho detto? Ma perché? Mi sono legato le mani da solo. Questo se così fosse, questo non lo posso fare, questo non lo posso dire, di là non posso andare. Quindi che cosa voglio veramente per me? Ok, ricerco, cerco di capire qual è la scelta migliore per me. E qui ragazzi arriva una super opportunità, io ve lo dico, qualsiasi scelta farete sarà la scelta corretta con la carta della forza perché fa entrare il 9 di pentacoli che è una carta assolutamente... Ah, ragazzi, sapete che potrebbe proprio entrare un'eredità per qualcuno? O è un'occasione fortunata o è un lavoro che viene ereditato, un'azienda che viene ereditata, potrebbe anche essere. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Se invece per qualcuno risuonasse come una situazione romantica, le cose sono un po' statiche, nel senso avreste voglia di fare di più, come se si partisse da una situazione, diciamo, un po' di base, ma che non riesce tanto bene a svilupparsi, ad entrare in una fase crescente della relazione o della situazione, perlomeno nei prossimi 10 giorni. Dopo devo dire che secondo me cambiano le cose. Ci sarà una nuova routine. Ho come questa sensazione vedendo i 2 8 di pentacoli che avete, tutti questi cambi, questi nuovi inizi. Se qui avete fatto o farete un'azione concreta per trovare accordi, per regolarizzare certe cose, anche se all'inizio sembra che queste dinamiche potrebbero non funzionare, in realtà poi si rivelano ben cangianti. Avete una buona opportunità di cambiare il panorama, secondo me, la vostra quotidianità in generale, il lavoro, la costanza e via dicendo. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Connessioni. Ah, fate attenzione a quello che dite perché potreste pentirvi di qualche cosa che direte. Quindi attenzione, cercate sempre di essere diplomatici quando dovete dire qualcosa a qualcuno. Magari fermatevi un attimo e pensate, se mi dovessero dire questa cosa, quale sarebbe il modo più dolce, più gentile perché io riceva questa critica, questo commento senza essere ferito? Ipotesi. Carta numero 8, connessioni. Nutro e alimento le connessioni per riempire la mia coppa. Wow! Sì, io sento che qui è come, per qualcuno potrebbe essere come si dice, non un veto, un ultimatum, quello che è stato dato o viene dato con la carta della giustizia. Anche, ragazzi, per qualcuno inizia un nuovo contratto lavorativo, eh. Io sento molto, molto, molto l'energia lavorativa. Ok, andiamo a vedere qualche altro oracolo. L'angelo terrestre. Oh, libero arbitrio. Qui si tratta proprio di scegliere, come vi ho detto prima, no? Le scelte del carro che danno una direzione alla situazione o alla relazione, anche se la relazione è lavorativa. Che tipo di relazione lavorativa voglio instaurare con questa persona? Che tipo di legame
voglio creare con il mio collega, con il mio socio. E poi abbiamo ego, 4 mesi. Può essere che qualcuno... So che questa lettura dura 10 giorni, 10, 12 più o meno. Però è come se... perché qui c'è la torre è proprio la caduta dell'ego, quindi ho come la sensazione che potreste avere come un risveglio. Oh, guardate, sembra proprio... No, ma sono i capelli, non capisco. Sembrava una lingua biforcuta, ma penso che siano i capelli, perché anche qua c'è, è la stessa immagine. Non lo so, come l'idea che vi inviti a specchiarvi, a guardarvi prima addosso. Sapete, c'è una parabola, mi sembra che sia, che dice non guardare la pagliuzza nell'occhio dell'altro senza prima aver rimosso la trave dal tuo occhio. Ok, quindi non critichiamo gli altri se prima siamo noi i primi ad essere criticabili. Anche lì, come vorreste che vi venisse detta una critica? Provate a rivoltarlo, a ribaltarlo sugli altri. Il modo più costruttivo e meno doloroso in cui possiate fare una critica, perché è sempre anche il discorso del che tipo di relazione voglio creare. Allora, se io voglio creare una relazione di fiducia con una persona, le critiche gliele faccio da un certo punto di vista, in modo molto umile, cioè voglio creare uno scambio proficuo, quindi magari posso dire a questa persona, guarda, ho visto come fai tu, ho visto come tu fai questo lavoro e io invece faccio completamente in un altro modo. Ho notato questo punto debole nel tuo modo di lavorare, prova a fare così, invece che magari arrivare e dire, ma non è così che si fa, io lo so fare, ti insegno, ok? Partire da questa saccenza che alle volte indispone e alla fine si dice la stessa cosa, però in modi diversi si ottengono risultati diversi anche. Andiamo a vedere una meditazione di Findorn ancora, un'ultima carta per concludere la lettura. L'amore comincia dentro ad ogni singolo individuo, dentro ad ognuno di voi, e cresce come un seme per poi erompere all'improvviso, rivelando grande bellezza e completezza. Ecco ciò che sta accadendo. Sii cosciente in ogni istante e non permettere che qualcosa dentro di te opponga resistenza. Non scordare mai di rendere grazie per essere usato in questo modo. Lasciati andare, rilassati e permettimi di servirmi di te. Ora. Anche questo è un bellissimo messaggio, ragazzi. Cambia il paradigma, quindi. Cambia il vostro modo di avanzare nella vita. È come se si partisse da un punto di vantaggio, mi viene da dire. Bene, cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Gli stessi argomenti io li tratto in modo un po' più generico, chiaramente, però li tratto nella sezione degli abbonati. In più lì trovate temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, insomma è una formazione, se vogliamo, che fa riferimento alla magia bianca. Quindi se volete sapere quali sono i titoli dei video, scusate, quali sono gli argomenti trattati, potete vedere i titoli dei video entrando nelle playlist con le copertine lilla. Ok, così perlomeno vi rendete conto degli argomenti. Bene, detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!